Uno dei più noti contattisti a livello internazionale è Edward Billy Meyer. L'uomo svizzero di lingua tedesca sostiene dai lontani anni 70 di essere in contatto con una civiltà di alieni provenienti dalle Pleiadi. Questi esseri simili a noi umani presero contatto con Meyer nel 1942, quando Meyer aveva 5 anni. Fu soltanto un incontro del primo tipo, in quanto l'UFO rimase visibile a grande distanza. Negli anni successivi, fino al 1953, Meyer ebbe, a suo dire, altri incontri con i Pleiadiani, soprattutto con un anziano che si chiamava Sfat e con una donna di nome Asket. I contatti in questa fase furono di tipo telepatico. Nel 1975 Meyer incontrò Semiase, una avvenente extraterrestre proveniente dal pianeta Erra, situato nell'ammasso aperto delle Pleiadi. La donna sosteneva di provenire da una configurazione spazio-temporale diversa dalla nostra e collocata in una frazione di secondo più avanti rispetto a noi. Fin qui nulla di tanto diverso dalle affermazioni di altri contattisti come George Adamski o Eugenio Siragusa, per esempio. L'elemento che caratterizzò per molti anni il caso Meyer fu l'enorme quantità di foto e video che il contattista svizzero portò a sostegno delle sue testimonianze. Oltre 1200 foto di altissima qualità, tra le migliori di tutta la storia dell'ufologia. Immagini nitide, a fuoco, pulite, nettamente in contrasto con la qualità spesso scadente degli scatti proposti da molti altri contattisti. Filmati di UFO in movimento, campioni di metallo e registrazioni sonore. I campioni di metallo furono analizzati dal chimico Marcel Vogel, che è arrivato alla conclusione che posseggano proprietà straordinarie, anche se non vuol dire che siano sicuramente di origine extraterrestre. L'ambiente ufologico fu letteralmente coperto da una valanga di foto che catalizzò l'interesse sulla storia di Meyer. I primi scatti arrivarono a seguito di un incontro con Semiase. Meyer, mentre era nella sua casa in Svizzera, sentì l'impulso di prendere la sua macchina fotografica e di raggiungere un bosco vicino. Appena arrivato poté osservare un disco metallico scendere lentamente dal cielo. Meyer, per nulla intimorito, realizzò una serie di scatti. Dall'UFO scese Semiase. I due si sedettero sul prato e conversarono per parecchi minuti. Da quel momento gli incontri tra i due furono numerosi e Meyer viaggiò nello spazio anche all'interno delle astronavi. I Pleiadiani, conosciuti nell'ambiente ufologico anche come nordici, sono tecnologicamente e spiritualmente più avanzati di noi di millenni e sono in pace con altre razze extraterrestri di altri pianeti. Non intervengono sulle questioni terrestri e non sono qui per risolvere i problemi degli umani. Il loro contatto con Meyer aveva lo scopo di insegnare all'umanità, attraverso Meyer, le maniere giuste per evitare l'autodistruzione della civiltà. Torniamo alle foto. Spettacolari. Molti specialisti in campo ufologico ed esperti in computer grafica, anche in anni recenti, hanno analizzato buona parte del materiale proposto dal contattista. Qualcuno affermò che non vi erano tracce di falsificazione, altri, come l'ufologo Bruce Maccabee, sostennero che i dischi volanti erano dei modellini. Jim Dilettoso, analista informatico di immagini e consulente NASA, e Wendell Stevens, ex colonnello dell'US Air Force, sono soltanto alcuni tra gli esperti che hanno analizzato il materiale e l'hanno dichiarato esente da falsificazioni. Va detto che le foto migliori vennero scattate entro il 1982, un periodo in cui non esistevano computer e i programmi per ritoccare le immagini. A tutta questa mole di belle immagini però si affiancò un piccolo numero di scatti che si sono rivelati dei puerili falsi. Uno dei peggiori è quello che ritrarrebbe due donne extraterrestri che avevano fatto visita a Meyer. Si scoprì successivamente che i volti delle due donne erano quelli di due soubrette apparse in una famosa serie televisiva statunitense con protagonista Dean Martin e che Meyer avrebbe direttamente fotografato dalla TV. Quando fu scoperto l'inganno, Meyer affermò che le foto non erano state realizzate da lui ma da qualcuno che voleva screditarlo. Un'altra foto proposta da Meyer ritrarrebbe un pterodattilo, un dinosauro fotografato dai Pleiadiani in un loro viaggio effettuato nella nostra preistoria. La foto però risultò presa dal libro Life Before Man, pubblicato a Praga nel 1972 e poi in varie parti del mondo. In conclusione possiamo dire con certezza che al materiale sicuramente falso si contrappone una quantità sbalorditiva di immagini risultate non contraffatte. Rimane da capire perché il contattista svizzero abbia sentito la necessità di produrre materiale falso.
Forse gli incontri con i suoi amici extraterrestri erano finiti e lui voleva continuare con la divulgazione della sua storia? Ci sono molte ombre attorno al caso Meyer. Forse Billy Meyer incontrò davvero alieni provenienti dalle Pleiadi, o forse si inventò tutto per vendere il suo materiale fotografico. Il caso Meyer rimane ancora aperto e suscettibile di ulteriori indagini.